Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questa cuffietta lavorata ai ferri con pompon, ma possiamo anche eliminarlo volendo. Ovviamente una cuffietta da adulto di una circonferenza di circa 58 cm, quindi diciamo che va dai 54 ai 58 perché come vedete essendo lavorata a coste, quindi 2-2, si allarga. Allora, ehm, la cuffietta si presta a una lavorazione molto molto semplice, quindi come vi ho detto faremo delle coste 2-2, quindi alternando due diritti a due rovesci, perciò è semplicissima da realizzare anche per le principianti. Vi do subito delle indicazioni. Allora, intanto io ho realizzato questa cuffietta aggiungendo un pompon. Chiaramente potete anche decidere di non utilizzare il pompon, quindi io ad esempio, aspettate, volendo lo possiamo staccare e quindi utilizzare la cuffietta anche senza pompon. Naturalmente si vedrà questo, però per chi vuole realizzarla anche senza il pompon può tranquillamente chiuderla come appunto vedremo e poi non appunto utilizzarla senza. Allora, vi do delle indicazioni in centimetri. Dunque, allora, la cuffia in totale, proprio totale, misura 30 centimetri, ok? Una volta che andiamo praticamente a girarla, allora questo sarà di 9 centimetri, ok? E quindi in totale misurerà 21 centimetri. La circonferenza, come vi ho detto, è per circa 58 centimetri, ma essendo, come vi ho detto, abbastanza, cioè si allarga, ok, perché è a coste, quindi diciamo che misura anche 54, 56, 58 centimetri. Allora, vi do la larghezza, ma comunque la larghezza dovete, diciamo, cambia in base ovviamente alla vostra circonferenza, ma più o meno siamo a circa 14, facciamo 15 centimetri, ok? Andiamo adesso a vedere come si realizza più nel dettaglio. Allora, per questo progetto avremo bisogno ovviamente del filato principale e decideremo noi poi il colore, eccetera. Avremo bisogno di 1 metro, di un paio di ferri numero 4, nel mio caso, eh, di un calcolatore di maglie. Se non ce l'avete, ovviamente potete comunque utilizzare il vecchio metodo per fare ovviamente un campioncino. Avremo bisogno ovviamente di un paio di forbici, di un ago da lana, di alcuni marcatori, sono anche non necessari, ma potrebbero servire, e poi se volete ovviamente abbellire il cappellino potete utilizzare dei pompon. Abbiamo due tipi di pompon, ci sono questi con il gancetto in questo modo, che ovviamente una volta applicati non si possono più togliere, oppure possiamo acquistare anche questi che hanno, diciamo così, la clip, e in questo caso possiamo attaccare questo al cappellino e se non lo vogliamo possiamo staccarlo.
Quindi possiamo utilizzare il cappellino sia con il pompon che senza. Poi, se proprio volete essere precise, possiamo utilizzare anche un segna ferri, diciamo, un contagiri. Tutte queste cose ve le lascio sotto al link dove potete poi acquistarle nel caso. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio come ho realizzato il cappellino. Allora, per questo progetto io ho utilizzato questo filato della Drops Merino Extra Fine. È un filato che io avevo già utilizzato per la copertina, mi sono avanzati circa 3 gomitoli e di conseguenza ho deciso di creare questo cappellino. Il colore è lo 01. Questo è il bagno 41278, è una matassina da 50 grammi che corrisponde a circa 105 metri. Consiglia i ferri numero 4 e io ho utilizzato appunto i ferri numero 4. Qui mi riporta anche il campioncino 21 maglie per 28 ferri. Allora, naturalmente potete utilizzare il filato che più preferite. Io, ve l'ho detto, avevo questo di avanzo e ho deciso di realizzare appunto il cappellino. Ho chiaramente, come sempre, fatto il mio campione, eccolo qui. Naturalmente, essendo una costa 2,2, ovviamente tende a stringere. Se noi la apriamo, come vedete, è bella larga. Ecco, io sono andata ad allargarla e ho preso le misure in questo senso. Quindi sono andata ad allargare e ho preso le mie misure. Ok? Quindi 10 centimetri corrispondono nel mio caso a 18 maglie per 28 ferri. Quindi nel mio campione 10 centimetri corrispondono a 18 maglie per 28 ferri. Cosa andiamo a fare adesso? Allora, visto che il cappellino deve misurare una circonferenza praticamente di 58 centimetri, vado a cercare ovviamente il campione all'interno di questo calcolatore. Allora, andiamo a vedere un attimino bene lo schema. Dunque, queste saranno le mie misure. Quindi che cosa andiamo? Adesso ve lo faccio vedere meglio. La circonferenza della testa deve essere di circa 58 centimetri. Va da sé che è un cappellino, essendo molto elastico, va bene per anche altre taglie, tipo la 56, 54, insomma. In ogni caso misuratevi ovviamente la circonferenza della testa e poi andate a farvi il campione come ho fatto io. Le misure sono queste. Allora abbiamo un elastico che deve misurare 9 cm di altezza. Dopodiché l'intero cappellino, cioè noi proseguiamo tutto a dritto fino ad arrivare a 26 cm. Arrivati a 26 cm dobbiamo terminare il cappellino, quindi le ultime, cioè, diciamo, le ultime diminuzioni da fare per il cappellino dovranno misurare un'altezza di 4 cm. Il cappello tutto lungo misurerà diciamo totalmente 30 centimetri, mentre piegato con i 9 centimetri dovrà misurare 21 centimetri. Ok? Adesso che cosa andiamo a fare? Naturalmente, siccome ho 18 maglie, io che cosa faccio? Vado a cercarmi, ok? Ho 18 maglie in 10 centimetri, quindi io, avendo appunto 18 maglie e dovendo calcolare circa 58 centimetri,
vado a farlo più o meno da 56, quindi tolgo qualche centimetro perché poi il cappellino tenderà ovviamente ad allargarsi, quindi so che 50 maglie sono 90, quindi andrò a fare 90 più 6 per 56, quindi dovrò fare 90 più 11, che mi dà 101 maglie. Chiaramente ne aggiungerò una perché le mie maglie siano pari, quindi andrò a montare sul ferro 102 maglie. Allora, un'altra cosa importante che prima che mi dimentichi, ho utilizzato due matassine, me ne è anche avanzato nella realtà, quindi diciamo che più o meno procuratevi 100 grammi di filato. Andiamo adesso a vedere nel dettaglio come lavorare. Con i ferri numero 4 vado a montare sul ferro un totale di 102 maglie. Lasciamo un bel po' di filo perché poi ci servirà per cucire. E la cosa importante è che a inizio e fine ferro devono risultare due diritti. Quindi partiamo dal primo ferro e andiamo a lavorare in questo modo. Due diritti e due rovesci. Quindi lavoriamo a coste 2, 2. Di nuovo, due diritti e due rovesci. Due diritti e due rovesci. Proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Le ultime due maglie le lavoriamo a diritto, quindi 1 e 2. Secondo ferro, lavoriamo le maglie come si presentano, quindi dove troviamo i rovesci lavoriamo i rovesci. I rovesci li troviamo perché, cioè lo capiamo che è il rovescio, da queste gobbette che si formano nel filo, quindi due rovesci e due diritti. I diritti li vediamo perché hanno la V, questa V che si forma da questa parte, diversa ovviamente da questa gobbetta. Quindi due diritti e di nuovo due rovesci e due diritti, due diritti e due diritti, scusate, due rovesci e due diritti, due rovesci e due diritti, fino alla fine del ferro. Allora, arrivati a questo punto non ci resta che ripetere questi due ferri fino ad arrivare ad un totale di 26 centimetri. E ci vediamo dopo. Allora, arrivata ad un'altezza, come vi ho detto, di 27 centimetri, andiamo adesso a diminuire per fare ovviamente l'ultima parte del cappellino. Allora, il primo ferro lo lavoriamo in questo modo. Lavoreremo due diritti e due maglie insieme a rovescio. E ripetiamo per tutto il ferro. Quindi due diritti, due maglie insieme a rovescio. Due diritti, due maglie insieme a rovescio. Due diritti, due maglie insieme a rovescio, fino alla fine del ferro.
Allora, ho posizionato un marker per capire da dove ho iniziato praticamente a fare le diminuzioni e ho un totale di maglie sul ferro che corrispondono a 77. Chiaramente ognuno cambia in base a quante maglie ovviamente ha posizionato sul ferro inizialmente. Secondo ferro, lavoriamo semplicemente le maglie come si presentano, quindi 2 rovesci e un diritto, 2 rovesci e un diritto, 2 rovesci, i rovesci li vediamo da queste gobbette, quindi 2 rovesci, e il diritto lo vediamo perché c'è questa sorta di V, un diritto, e proseguiamo in questo modo fino alla fine del ferro. Terzo ferro, lavoriamo 2 maglie insieme a diritto e un rovescio. Di nuovo 2 maglie insieme a diritto e un rovescio, 2 maglie insieme a diritto e un rovescio. Proseguiamo fino alla fine del ferro. Ho un totale sul ferro di 51 maglie. Quarto ferro, lavoriamo le maglie come si presentano, quindi un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, un rovescio e un diritto, fino alla fine del ferro. Quinto ferro, 2 maglie insieme a diritto per tutto il ferro, quindi 2 maglie insieme, 2 maglie insieme, 2 maglie insieme, 2 maglie insieme, fino alla fine del ferro. L'ultima maglia la lavoriamo ovviamente a diritto. Ho un totale di maglie sul ferro pari a 26. Sesto ferro, tutte le maglie a rovescio. Fino alla fine del ferro. Settimo ferro, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto per tutto il ferro. Ho un totale di 13 maglie. L'ottavo ferro lo lavoriamo con 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto fino alla fine, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto e un diritto. Ci restano sul ferro 2, 4, 6, 7 maglie. Ok? Arrivati a questo punto, giriamo il lavoro sul davanti, prendiamo lasciamo un bel po' di filo, tagliamo, prendiamo l'ago, infiliamo il filo nell'ago e raccogliamo le maglie, cioè le facciamo passare
in questo modo. E abbiamo praticamente concluso. Arrivati a questo punto, non ci resta praticamente che andare a cucirlo. Quindi tiriamo. Allora, possiamo fare in due modi, arrivati a questo punto. O cuciamo in questo modo, e quindi, cioè con la cucitura invisibile che io vi ho già fatto vedere in diversi video, andiamo a cucire da una parte e dall'altra per tutto il giro, o altrimenti lasciamo in sospeso qui e partiamo da giù, ok? Quindi andiamo a cucire praticamente da qui. L'unica accortezza che vi faccio è questa. Allora, visto che il cappellino andrà praticamente girato in questo modo, cioè noi lo andremo a girare, cioè il nostro cappello sarà così, voi dovete misurare. Vi consiglio a questo punto di misurarvi non 9 centimetri ma 10 e poi andate a cucire. Perché vi dico questo? Perché una volta che è in testa il cappellino tenderà ad allargarsi, quindi questo scenderà almeno di 1 centimetro, quindi se lo fate da 10 poi vi risulta 9 centimetri. Quindi vi calcolate per girarlo almeno in questo modo, ok? Quindi vi calcolate 9 centimetri e dovete cucire in questo modo. Allora, facciamo così. Allora, ci sono, andiamo a fare 10 centimetri, ok? E posizionate, adesso dov'è lo spillo? Ok, qui. 10 centimetri, ok? Allora, qui andate a lavorare tutto a diritto, cioè nel senso con una cucitura invisibile sul davanti del lavoro. Quando arrivate qui dovete invertire e quindi lavoriamo praticamente sul rovescio del lavoro. Ok, quindi sul rovescio del lavoro andiamo a fare una cucitura invisibile fino a 10 centimetri, cioè dove abbiamo messo il lago. Ok, quindi sul rovescio del lavoro lavoriamo una cucitura invisibile, giriamo il lavoro e sul diritto del lavoro proseguiamo con la cucitura invisibile. In questo modo, quando andremo poi a girare il nostro cappellino, qui risulterà una cucitura invisibile, ok? Allora, io non lo cucio insieme a voi perché ve l'ho fatto vedere tantissime volte. Vi lascio qui sopra il link per come cucire la cucitura invisibile. Ci vediamo al lavoro terminato. Allora, il cappellino è praticamente terminato, quindi sul davanti, cioè nel senso cioè risulterà in questo modo e ovviamente qui c'è tutta la cucitura, ma una volta che noi andiamo a girare, come vedete, da questa parte risulta essere come questo. E questo praticamente è il risultato. Allora, noi volendo possiamo lasciarlo in questo modo, altrimenti possiamo, come vi ho detto prima, aggiungere un pompon. E questo praticamente è il risultato finale. Chiaramente andremo a togliere tutti i filicini e questo è il risultato. Il video praticamente è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!